ora, ormai, finché, finché non. Come si usano questi connettivi temporali in italiano? Non ti preoccupare, lo vediamo nel video di oggi. Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Qui sul mio canale pubblico ogni settimana video di grammatica, vocabolario e cultura italiana. Quindi se ti piacciono tutte queste cose, sei nel posto giusto. Nella lezione di oggi vediamo un argomento di grammatica e parliamo di connettivi temporali, cioè alcune parole che servono per esprimere delle relazioni di tempo in una frase. Però anche per la lezione di oggi ho preparato per te un fantastico PDF con gli appunti di questa lezione. Quindi se vuoi ricevere questo documento con gli appunti della lezione, gli esempi, eccetera, puoi farlo cliccando sul link qui sotto in descrizione. Questo è davvero un ottimo modo per seguire la lezione in modo più efficace. Benissimo, adesso possiamo iniziare. Prima di tutto parliamo di ora e ormai. Qual è la differenza? Diciamo che queste due parole hanno dei significati simili, però con una differenza importante. La parola ora rappresenta il momento attuale, cioè il momento in cui sto parlando ora. Per esempio, vieni qui ora, per favore. Oppure, ora che vuoi fare? Ricorda che in italiano ora è un sinonimo di adesso, quindi usare ora oppure adesso è la stessa cosa. Ormai invece indica una certa evoluzione, un cambiamento nel tempo di un'azione e probabilmente qualcosa che non può più cambiare. Cioè, quindi quando usiamo la parola ormai o anche oramai, sono sinonimi, stiamo sottolineando il cambiamento che c'è stato in una situazione e stiamo anche sottolineando che probabilmente quella cosa non può cambiare. Aspetta, vediamo un esempio. Ascolta qui. Ormai è troppo tardi per cambiare idea. Ormai è troppo tardi per cambiare idea. In questa frase cosa stiamo dicendo? Che abbiamo preso una decisione e adesso non possiamo più cambiare quella decisione. Quindi ora, in questo momento, non possiamo avere un cambiamento di questa situazione, cioè di cambiare la decisione. Oppure, ormai abbiamo finito di preparare la cena. Ormai abbiamo finito di preparare la cena. Cioè, ora abbiamo cucinato, non possiamo tornare indietro e cambiare quello che abbiamo cucinato. Adesso però ti faccio una domanda. Possiamo cambiare ormai con ora? La risposta è sì, cioè le frasi di prima possono avere anche ora. Per esempio, ora è troppo tardi per cambiare idea. Però ormai dà maggiormente il significato di qualcosa che non possiamo cambiare, che ora non possiamo più cambiare. E inoltre, secondo me, ormai è anche un po' più negativo, quindi dà più un sentimento di negatività. Benissimo, adesso passiamo a finché e finché non. Preparati perché qui devi davvero concentrarti. Finché e finché non sono abbastanza simili, però c'è qualche differenza. Vediamo subito questi esempi. Puoi giocare fuori finché c'è il sole. Puoi giocare fuori finché c'è il sole. Oppure continueremo a lavorare finché il progetto sarà pronto. Continueremo a lavorare finché il progetto sarà pronto. Qual è la differenza tra queste due frasi? Nella prima frase noi stiamo dicendo che tu puoi giocare fuori finché c'è il sole, cioè per tutto il tempo in cui c'è il sole. Quindi parliamo di una durata di tempo, il tempo, tutto il tempo in cui c'è il sole. Nel secondo caso, continueremo a lavorare finché il progetto sarà pronto, stiamo invece dicendo fino al momento in cui il progetto sarà pronto. Cioè noi lavoriamo, poi nel momento in cui il progetto è pronto, non lavoriamo più. E qui tutto chiaro, però adesso iniziano i problemi. Infatti, quando finché significa fino al momento in cui, come la frase che abbiamo appena visto,
in italiano aggiungiamo non. Infatti la frase che ho appena detto mi suona un po' strana nella mia testa. Noi italiani, sì, possiamo dire continueremo a lavorare finché il progetto sarà pronto, però in realtà in modo più naturale diremo continueremo a lavorare finché il progetto non sarà pronto. E tu adesso mi chiederai, come? Perché non sarà pronto? Beh, questo è un non superfluo, un non inutile che noi italiani aggiungiamo solo perché perché è così. Cioè proprio la struttura di questo connettivo temporale prevede l'uso del non, finché non. Però se io dico finché non sarà pronto, comunque significa finché sarà pronto. Cioè, anche se uso il non, il significato della frase non cambia. Cioè, se io dico continueremo a lavorare finché il progetto sarà pronto o continueremo a lavorare finché il progetto non sarà pronto, sto dicendo la stessa cosa. Lo so, questo è proprio... cioè, è terribile. Però in questo caso, finché e finché non sono la stessa cosa. Quindi ricorda, quando finché significa fino al momento in cui, come in questo caso, noi italiani usiamo il non, anche se la frase non è realmente negativa. È chiaro? Ma quando finché, e attenzione qui, ha il significato di per tutto il momento in cui, se aggiungiamo il non, il significato della frase cambia drasticamente. Vediamo queste due frasi. Finché andavo all'università ero felice e finché non andavo all'università ero felice. Magari metti in pausa il video e pensa, qual è la differenza tra queste due frasi? Metti in pausa, dai, pensa un po'. Allora, capiamo. Finché andavo all'università ero felice. Questa frase significa che per tutto il momento in cui andavo all'università ero felice, ma adesso non vado più all'università e quindi potenzialmente sono triste. Invece, finché non andavo all'università ero felice, significa che per tutto il momento in cui non andavo all'università ero felice. Adesso però ho iniziato l'università e quindi sono triste. Hai capito? Lo so, è un po' un casino. Facciamo un passo indietro. Te lo ripeto lentamente. Finché andavo all'università ero felice, significa che per tutto il momento in cui andavo all'università, quindi per tutto il mio tempo all'università, io ero felice. Poi ho smesso di andare all'università e quindi dopo l'università ho iniziato a essere triste, ho smesso di essere felice. Invece, finché non andavo all'università ero felice, significa che per tutto il momento in cui non andavo all'università, quindi prima dell'università, io ero felice. Poi ho iniziato l'università e ho smesso di essere felice. È chiaro adesso? Spero di sì, perché so che questo può creare un po' di confusione. Ricorda anche che finché e finché non hanno due varianti molto comuni, fino a quando, e rispettano le stesse regole, quindi fino a quando e fino a quando non. Sono proprio la stessa cosa di finché e finché non e sono molto comuni. E per finire vediamo finora e fino a ora. Posso dirti che finora e fino a ora sono esattamente la stessa cosa. L'unica differenza sta nell'enfasi. Diciamo che fino a ora mette più enfasi sul momento presente, su ora appunto. Comunque questi connettivi temporali servono a indicare un'azione che è iniziata nel passato ed è continuata fino a questo momento, fino al momento in cui sto parlando. Per esempio, non ho ricevuto notizie da lui finora, o non ho ricevuto notizie da lui fino a ora. Quindi io che cosa sto dicendo? Che non ho ricevuto notizie da lui e l'azione di non ricevere notizie da lui è iniziata nel passato. E ancora adesso, fino a questo momento, io non ho ricevuto notizie da lui. Oppure, finora,
tutto è andato secondo i piani, o fino a ora tutto è andato secondo i piani, cioè fino a questo momento tutto è andato secondo i piani. L'azione di andare tutto secondo i piani è iniziata nel passato e continua ancora adesso nel presente fino a questo momento. Poi non sappiamo quello che succederà dopo, poi magari le cose vanno male, però fino a ora mi fa capire che fino a questo momento le cose iniziate nel passato continuano così. Quindi voglio farti questa piccola ripetizione: finora e fino a ora sono la stessa cosa, la differenza è l'enfasi. Fino a ora si concentra un po' di più su ora, sul momento presente. Molto spesso in italiano potresti anche trovare la forma fino ad ora, cioè l'aggiunta di una D alla A, fino ad ora. Questo serve per rendere il suono più piacevole, però comunque finora, fino a ora, fino ad ora sono tutti quanti più o meno la stessa cosa. Benissimo, spero che adesso l'uso di questi connettivi temporali sia più chiaro. Se il video ti è piaciuto e ti ha aiutato, non dimenticare di lasciare mi piace. Questo davvero mi aiuta incredibilmente, non puoi neanche immaginare. E non dimenticare di scaricare il PDF con gli appunti di questa lezione che abbiamo preparato per te. Per farlo, clicca sul link qui sotto. Noi ci vediamo nella prossima lezione. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!